Adesso ci spostiamo in un'altra tomba e andiamo a raccontare un'altra voce. Questa invece è una voce apertamente polemica contro i Severi. Ci troviamo lungo l'antica Via Campana, cioè la via della Magliana di oggi, in un'altra necropoli, e questa necropoli si chiamava Vicus Alexandri. Oggi quel luogo è il luogo dove sorge la chiesina di Santa Passera. E noi andiamo quest'oggi proprio sotto la chiesina di Santa Passera, e quando intendo sotto vuol dire che scendiamo 2 piani al di sotto della chiesina attuale. Andiamo in una cavità ipogea. Infatti sotto la chiesa c'è un ipogeo minuscolo. Questo ipogeo è chiamato ipogeo di Diche. Questo vano ha una storia tormentata, ve lo dico subito, perché è un'aggiunta di un sepolcro che probabilmente era di epoca precedente, ma nell'antica Roma si faceva così, cioè quando lo spazio in una tomba finiva, o si costruiva in altezza, oppure si scavava verso il basso. Per questo le tombe del III secolo avevano più o meno tutte un aspetto di piccole torri piuttosto traballanti. In questo caso hanno scavato verso il basso e vi si accede a questo vano ancora oggi da una scaletta strettissima e ci si ritrova in un cubicolo quasi claustrofobico perché è un ambiente senza finestre, senza aerazione, che misura meno di 2 metri quadri. Insomma, è un ambiente dove bisogna misurare il respiro, dove bisogna scendere una alla volta. Sembra quasi una cella di una prigione perché quando entri ti manca subito l'aria. Ecco, immaginiamocela questa piccola cella. Le pareti sono chiare, intonacate di bianco, tutto intorno corrono dei fascioni color rosso porpora e in una parete bianca ci sono poche decorazioni. Precisamente ci sono 3 disegni e questi 3 disegni hanno un significato molto chiaro. Sono 3 figurette. Nell'ordine c'è un uccello che si leva in volo, c'è un pugile e una figura femminile. Quale significato hanno queste figure? Sembra quasi un rebus. Cominciamo dall'ultima figura, la figura femminile. È Dike, la dea greca della giustizia. È rarissimo trovare Dike raffigurata in una tomba. Dike per i greci è la personificazione della giustizia. La dea Dike protegge chi ha subito un torto e punisce chi si è nascosto ai tribunali degli uomini. Per questo la dea Dike come attributi in una mano ha la bilancia con cui soppesa le colpe e nell'altra ha la spada per punirle. Dike è anche la dea dell'età dell'oro. Cos'è l'età dell'oro? Rappresenta Dike il rimpianto di un tempo mitico ormai perduto in cui non c'era bisogno di leggi perché gli uomini e gli dei vivevano in familiarità. Poi nel mondo arrivò la corruzione, il potere, la cupidigia e insomma per la dea Dike non restò altro che volar via da quel mondo. Il poeta Ovidio nelle Metamorfosi la partenza della dea Dike ce la racconta con dei versi struggenti. Ovidio dice victa iacet pietas et virgo cedet madentes terras, cioè dice la pietà giace sconfitta e la Vergine Dike lascia la terra intrisa di sangue. E allora fermiamoci un attimo. Che significato ha raffigurare Dike dentro una tomba del tempo dei Severi? Il tempo dei Severi è un tempo che ai più avveduti è percepito come un tempo di arbitrio e di violenze. Raffigurare la giustizia sulla tomba ci sta dicendo qualcosa, ci sta dicendo che il presente del tempo dei Severi è un tempo corrotto e quindi chi ha fatto decorare quella tomba voleva appellarsi a un senso di giustizia al di sopra del potere terreno. Invocare una giustizia superiore diventa quasi una forma silenziosa di ribellione, non è una forma urlata, plateale, perché non è pubblica, è una forma di resistenza sotterranea. E accanto a Dike ci sono altre 2 figure, un volatile e un pugile. Che significato hanno queste 2 figure? Beh, in realtà è proprio un rebus, cioè un messaggio composto da 3 messaggi simbolici in fila. Questo rebus si scioglie così.
Riposa sereno, ci dice l'uccello in volo. Chi ha lottato, ci dice il pugile, per la giustizia. Pregare di che al tempo dei severi è una consolazione, ma anche un atto di accusa. Quella tomba ha custodito quel messaggio nascosto lì dove si era certi che nessuno avrebbe guardato, neanche i soldati dell'imperatore. È già perché in superficie si celebrava un potere assoluto che non ammetteva dissenso. Nel sottosuolo, di nascosto, si poteva dissentire e allora nel sottosuolo si pregava una dea diversa.